Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno della bilancia, ascendente bilancia, luna o Venere in bilancia. Andiamo a vedere come sarà questo mese di settembre 2024, andiamo a vedere quali sono le linee guida della tua anima per adempiere al massimo successo quotidiano, per risolvere il karma, andare verso il dharma e verso la missione dell'anima, con il successo e la prosperità che ti appartiene per diritto di natura. E quindi faremo una parte generale e poi la parte amorosa e relazionale. Quindi invito tutte le ragazze nuove e i ragazzi nuovi a studiare i contenuti delle mie playlist, soprattutto l'arte sciamanica, l'arte del vivere poi e l'arte e risvegliare la coscienza. E rispetto allo studio e alla consapevolezza, io ho messo a disposizione il mio primo libro, Il risveglio della coscienza, ossia la mia tesi di laurea in naturopatia, per chiunque lo desiderasse. Mandatemi una mail a taromantic21@gmail.com con scritto in oggetto tesi, ok? Oppure libro, oppure risveglio della coscienza, quello che preferite, così io capisco che sono le mail a cui devo rispondere per mandare il mio primo libro. Comunque, le informazioni sulla mia mail sono sotto l'info box in descrizione. Allora, ragazze mie e ragazzi, andiamo a vedere in linea generale cosa la tua anima ti chiede di evolvere in questo mese o a che punto siamo. Ci mettiamo i nostri amati Sefirion, vediamo un po' a che punto siamo di evoluzione. Allora, cosa ci aspetta in questo mese di settembre 2024, che è poi l'inizio, no, del tuo compleanno, e quindi vediamo un po' questa tua nascita a fine settembre. Vediamo un po' per le mie ragazze e i miei ragazzi della bilancia come celebreranno l'entrata nella loro rinascita. Vediamo. Qual è la carta corrispondente alla tua evoluzione in questo mese? Qual è il regno corrispondente? Cosa dobbiamo sapere rispetto all'evoluzione della tua anima? Eccola. Vediamo. La dimensione uranica, quindi gli elementi. Allora, gli elementi, sta uscendo in diversi segni questa carta, ciò significa che è importante che facciamo la meditazione, ragazze mie e ragazzi, sugli elementi che vi ho messo nella playlist dove c'è scritto meditazioni guidate con la stellina. Allora, andiamo a vedere che elemento è, però il fatto che mi capitano gli elementi significa che vi state radicando alla vostra natura selvaggia, alla vostra vera autenticità, al vostro vero essere, va bene? Quindi inizia a sentirvi piene di energia, iniziate a sentirvi perché state lavorando bene, state andando benissimo rispetto alla manifestazione di talenti, di qualità, anche se non ne vedete fuori dei risultati tangibili al 100%, ma sono dentro e stanno lavorando dentro di voi. Chi è all'inizio del percorso magari non li sente ancora del tutto, chi è invece in un percorso avanzato nella nostra scuola sente assolutamente quello che sto dicendo. Vediamo a che tipo di elementi, qual è l'elemento cardine che andiamo a radicare in noi stessi in questo mese grazie agli eventi, ossia gli enti, entità, gli spiriti che ci verranno a trovare nella nostra evoluzione, nel nostro cammino. Allora, andiamo a vedere. Terra, aria, fuoco e acqua, più gli esseri cosmici, ok. Allora, qual è l'elemento cardine per te in questo mese e il significato di quell'elemento stesso? Vediamo. Eccola. Ah, non è un elemento. Gli esseri cosmici, connessione, la grande fratellanza e sorellanza universale. Allora, mi dicono chiaramente che tutti gli elementi, i maestri degli elementi sono integrati in te, di fare appello al maestro per eccellenza che è il tuo sposo celeste o sposa celeste per avere il potere. Cosa vuol dire questa cosa?
Lo dico per le ragazze nuove perché le nostre veterane lo sanno già. Le meditazioni che vi ho messo nella playlist, scusami, meditazioni guidate. C'è la meditazione, quella sulla natura selvaggia con gli elementi, a cui, che corrispondono a ogni elemento c'è un maestro. All'elemento fuoco c'è un maestro, acqua c'è un maestro, aria un maestro, a terra il maestro, maestra, madre terra. Allora mi dice che gli elementi sono radicati in te, senti qual è la tua natura profonda, a livello intuitivo lo sai già. Allora il maestro per eccellenza a cui fa riferimento, che fa capo a queste maestranze, mi viene da dire, a questi altri maestri, è il tuo sposo divino, o sposo celeste, sposa celeste, o il tuo spirito guida, o l'angelo custode, perché ogni tradizione ha un suo nome per indicare chi ti sta accanto dall'altra parte del velo, no? Nella dimensione invisibile. Allora ti dicono, questo è il mese in cui hai il supporto della grande fratellanza e sorellanza universale, affinché la tua natura di bilancia, di sole in bilancia o ascendente in bilancia o luna in bilancia o venere in bilancia si manifesti. Cos'è la bilancia? È la giustizia. L'arcano numero 8 dei tarocchi. La giustizia che ha a che fare con il diritto a essere nella prosperità naturale. E quindi questo è il mese in cui sperimenterai l'abbondanza e la prosperità da un punto di vista spirituale e materiale nella misura in cui tu ti appelli al tuo sposo celeste, perché hai già in te tutti gli elementi costitutivi per far fronte a questa prosperità. Questo mi dicono, va bene? Adesso voglio vedere cosa ci dicono, ci raccontano le fate in merito. Per le ragazze nuove, i ragazzi nuovi della scuola, le meditazioni guidate vanno fatte, quelle che sono sulla playlist, sono piccole meditazioni guidate, ragazzi miei, che vanno fatte più volte al giorno, perché noi, essendo una mente occidentale, abbiamo bisogno di focalizzare l'attenzione più volte al giorno, altrimenti i pensieri impazzano. Non siamo orientali, non abbiamo una visione olistica già della realtà, ma abbiamo una mente iperrazionale noi occidentali e quindi abbiamo necessità di riportare l'attenzione più volte sulla verità. E quindi quelle sono piccole meditazioni da fare più volte al giorno, almeno 3 volte al giorno, per sperimentare questa prosperità di cui ti ho parlato, ok? Allora, vediamo cosa gli spiriti della natura, le nostre amiche fate, cosa ci raccontano. E poi questa carta ha a che fare proprio col fatto che tu vedi lo spirito in ogni cosa, vedi lo spirito nell'albero, vedi lo spirito nel mare, vedi lo spirito dell'acqua, vedi lo spirito in ogni cosa, lo spirito in ogni cosa, mi spiego? Vedi sia la parte invisibile che la parte visibile. È la coniutio oppositorum, la congiunzione degli opposti, visibile e invisibile, maschile e femminile, sorellanza universale, fratellanza universale. Comunicare con l'opposto di ciò che vedi. Tipo, vedi un albero, comunica con quello che non si vede, con lo spirito dell'albero, per intenderci, ok? Vediamo cosa ci dicono le fate. Settembre 2024, bilancia. Hai il potere, vedi che ti ho detto? Hai un grande potere in questo mese. Hai un grande potere. Qua c'è una bambina che va su un filo e con le ali. Non aver paura di stare su un filo. Mi viene in mente il filo del rasoio. Perché quella è la chiave di volta in questo mese dove sperimenterai le tue ali. Usa le tue capacità per superare questo momento, puoi farcela. Cioè, qualsiasi tu avrai a che fare con la possibilità di sperimentare il tuo potere innato, il diritto naturale, la prosperità naturale in questo mese. Hai il potere di farlo, ti dicono. Appellati allo sposo, sposa celeste e vai dritta, come un treno dritto, ok? Andiamo a vedere adesso cosa ci dicono queste altre. Una carta per il mese di settembre 2024.
2024, per le mie ragazze e i miei ragazzi della bilancia, settembre 2024. Le parche. Le parche hanno a che fare col karma. Allora, questa è la carta che mi sta dicendo che verrà reciso un karma. Verrà reciso un karma. Flessibilità. Ragazze, allora, ragazzi, mi arriva chiaro qual è il messaggio di questa parte oracolare in questo mese di settembre 2024. Viene reciso un karma a patto che tu accogli tutte le emozioni che arriveranno con questo mese che è l'inizio del tuo compleanno, della bilancia, e hai il potere di recidere un karma che ti porti avanti. Le parche sono un karma da vita intere, va bene? Mantieniti flessibile davanti agli eventi che sono enti, entità, spiriti. Per le ragazze nuove invito a guardare il video Magia Pratica 1 per capire cosa sono gli eventi, le emozioni e come si gestiscono. Non è corretto dire gestire, perché vanno fluite le emozioni e gli eventi vanno accolti. Allora qua ti si ripresentano degli eventi che ti sei portato avanti da altre vite, affinché nel giorno del mese del tuo compleanno, affinché nel mese del tuo compleanno, l'inizio del mese del tuo compleanno, tu faccia finalmente una recida ciò che non serve più. Hai il potere di farlo, appellati agli esseri cosmici, sei già nella tua natura selvaggia. Mm? Vediamo, io voglio vedere di che natura è questo karma. Voglio metterci subito le carte degli archetipi. Come vedi, per chi è veterano delle nostre carte di Sefirion, non mi è uscito il regno gregorico, delle ombre, non mi sono uscite carte di inconsapevolezza o di vittima del karma, mi è uscita una carta di potere. Quindi questo è il momento storico in cui tu recidi un karma che non si ripresenterà mai più. Degli eventi che si susseguivano sempre, ok? Vediamo di che natura è questo karma. Di che natura è questo karma? Bilancia. E scriba. Aspetto lume, conserva la conoscenza e le informazioni, aspetto in ombra, altera le informazioni o plagia il lavoro delle altre persone. Ha a che fare con qualcosa che riguarda un vecchio modo di fare, un vecchio modo di agire, in cui hai percepito altre persone che ti copiavano il lavoro, mm? Oppure sei stata tu che hai copiato il lavoro, magari non in questa incarnazione, in un'altra, ha a che fare con qualcuno che plagia qualcun altro. Quindi hai la possibilità di recidere questo karma, mi dicono. Interessante. Allora. Hai già la conoscenza per recidere questo karma. Allora, la tua mente razionale ti fa credere di essere, questo in genere, no? Inadeguata o non meritevole, tant'è che abbiamo bisogno anche di, non lo so, di vedere, cioè pensiamo che gli altri facciano il lavoro meglio del nostro, ma finché non sentiamo la nostra natura selvaggia, che è unica e irripetibile, succede questo. E quindi possiamo provare sensazioni di invidia o di ammirazione. In entrambi i casi sono gli inaccettabili e gli inarrivabili, che è la pratica che vi ho fatto fare nel video La legge dello specchio. Quindi vi invito a guardare quella pratica, ragazze mie. Quando tu dici qualcosa, giudichi inaccettabile qualcuno, come si comporta qualcuno, quell'inaccettabile è dentro di te. Quindi anziché sprecare energia nel tenere fede alla tua opinione che l'altra persona si è comportata in modo inaccettabile, piuttosto questa è la vittima, cosa fa il mago? Il mago include in sé quella persona perché è un aspetto della sua ombra
e quindi includendo in sé quella persona tu acquisisci forza ed energia. Quando giudichiamo qualcuno inarrivabile, cioè qualcuno che fa il lavoro meglio del nostro, fa quello che noi vorremmo fare, e tu dici, io lo ammiro, però io non arriverò mai. Ok, quella persona è dentro di te. Tutto ciò che giudichi inarrivabile è dentro di te. Devi dire, io ti accolgo come in me dimorante. Io ti accolgo. Quindi fatevi quella pratica lì perché ha a che fare con questa sensazione qui. Perché tu, integrando questi aspetti della natura selvaggia, hai il potere di manifestare chi sei, la tua vera identità autentica, va bene? Mm. Sia negli affetti, nel lavoro, nelle circostanze quotidiane, tutto. Quindi è un karma importante che c'è la possibilità di recidere e di non seguire le orme di altri, questo è il senso, ma di seguire solo te stessa o te stesso. Ok. Vediamo cosa ci raccontano i tarocchi in merito a questa stesa. Allora, bilancia. Cosa abbiamo per la bilancia settembre 2024 in linea generale? L'imperatore, 2 di coppe, wow, 6 di coppe. Qua c'è l'amore che fiorisce, non so se stai già insieme a una persona. Mi dicono qua che qua c'è la possibilità di costruire qualcosa di veramente importante con una persona. Io non so se stai già insieme a una persona o arriva una persona nuova, perché qua c'è l'amore che non mi stanno mettendo lavoro o altre cose, mi stanno mettendo l'amore per te che si mette ordine e stabilità in amore, con un amore condiviso, 2 di coppe, 6 di coppe, o è una persona che già conosci, una riconnessione con la quale puoi costruire in modo importante, una persona che ti dà stabilità, oppure un amore completamente nuovo, vedi, paggio di coppe. Caspita, vediamo un po' 2 altre. Cosa ha per te settembre? Re di bastoni. La regina di bastoni. Ragazze, qua scoppia l'amore per te. Io non so se stai già insieme a una persona o arriva una persona nuova, ma questo è un sogno che si realizza per te. È un sogno che si realizza. Re e regina di bastoni, abbiamo una coppia di potere, c'è tantissima passione. Potete avere anche 2 caratteri molto forti che spesso si sono scontrati o si possono scontrare. Però siete 2 persone che, anche se siete uomo-uomo, donna-donna, siete 2 persone veramente complementari e affini. Mi stanno parlando proprio d'amore, cioè non mi stanno aggiungendo altro. Di una cosa bomba che arriva e l'amore scoppia. Poi vediamo l'amore nel dettaglio dopo. Ti vedo in potere, felicissima o felicissimo. Ok, vediamo energia positiva per te in questo mese. L'appeso, energia positiva. Tutto ciò che era fermo si sblocca. Rispetto all'amore, tutto ciò che era fermo si sblocca, ma credo anche altre questioni, perché se erano, siccome vedo Re Regina di Bastoni, grande energia, fermento interiore, tutto ciò che era fermo anche rispetto ad altre questioni si sblocca. Carta negativa, il matto. Per alcuni di voi non sapevate se fidarvi o meno, o lanciarvi o meno, o fidarvi o meno di una connessione, o non sapete se lanciarvi oppure no. Però qua vedo che qua non c'è dubbio. Vediamo il positivo ancora, l'appeso. E infatti che ti ho detto, cavaliere di bastoni, tutto ciò che era fermo si sblocca. Tutto ciò che era fermo non si muoveva si sblocca. Guarda il mago, proprio si sblocca tutto. E perché c'è il matto, carta negativa? Il diavolo. Non sapete se questa è una situazione tossica perché vi prende da un punto di vista passionale fortissimo. Non sapete se è solo sesso, per dirla così, sessualità, e quindi è l'ego che vi marca un po', oppure c'è altro. Qua c'è proprio altro, Cioè c'è amore qua. Quindi non sapete se lasciarvi andare per questo motivo, vedi, non sapete 2 di spade oppure no.
No, le carte ti stanno dicendo vai, 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 vai. Assolutamente, non farti condizionare dall'ego. Wow, mi hanno parlato solo d'amore. Vediamo nella stesa sull'amore cosa ci dicono. Anzi, guarda, ti metto un'altra carta che non l'ho fatto nelle altre stese, giusto per vedere se mi danno indicazioni anche su altro. Vediamo cosa mi dicono queste. Linea generale sempre. Latte e miele, no? Mi parlano proprio di godimento, d'amore, di sensualità, passionalità. È un momento più, questa carta dice, più inoperoso da un punto di vista di lavoro, di faccende da fare. È più un godimento. Mi parlano del mese del godimento. Complimenti ragazzi miei, il mese del godimento, voluto dal potere superiore. Ok, adesso andiamo a vederci l'amore nel dettaglio e vediamo cosa succede. Allora, ragazzi miei, abbiamo visto che arriva un amore travolgente, vediamo nello specifico cosa ci raccontano le carte rispetto all'amore. Mi hanno messo l'attenzione solo sull'amore nella stesa generale, quindi significa che è qualcosa di forte proprio per te, che stabilisce un punto e a capo. Vediamo bilancia, settembre 2024, carta guida. Questo al di là se tu hai una persona o meno adesso, Carta guida, bilancia, amore, settembre 2024. Me lo confermano, 10 di coppe. 7 di coppe, quello che stavi sognando si verifica, 10 di coppe. Sì, sì, quello che stavi sognando con tanta allegria e gioia si verifica. Qua vedo condivisione, famiglia, gioia. Vediamo. Famiglia riunita, vediamo un po' di cosa mi parla. Allora, amore, bilancia, settembre 2024. Bilancia, amore, settembre 2024. Regina di coppe, 6 di denari, arriva quello che stavi aspettando in amore. Una persona che vuole intendersi con te, fare dei piani insieme, mettersi d'accordo, arriva proprio quello che stavi aspettando. Vediamo, energia attuale, positiva, negativa, passata, futura, passata, futura e conclusione di energia futura. 6 di denari, cavaliere di denari, re di coppe, 7 di denari. Stavi aspettando da molto tempo questa persona e probabilmente per motivi di denaro, di lavoro o comunque sia andava lenta questa cosa. Invece arriva questa persona, molti di voi stanno già insieme a questa persona e c'è la voglia di fare dei piani insieme. Arriva proprio questa persona, può essere andata lenta, però vedo questa felicità, questa gioia. Forte il segno del cancro, pesci, scorpione, i segni di terra. Vediamo un po' che succede. Energia attuale, bilancia, amore. Arriva la ruota, arriva un cambio. Vediamo di che natura è questo cambio. Positiva, 3 i denari. Qua ci sono dei piani che farai insieme a qualcuno. Farete dei piani insieme, dei progetti insieme. Il blocco, la forza. Probabilmente qua ci sono state delle lotte tra di voi o c'è stato un po' di... La forza al blocco mi parla sia di tensioni, di lotta tra di voi, oppure mi parla della mancanza di coraggio un po' a fare dei piani insieme a te, questa persona. Mi può parlare di un po' di mancanza di coraggio nell'affrontare qualcosa. Comunque vediamo durante la stesa passato, asso di spade, asso di bastoni. Molti di voi stanno già insieme a questa persona, c'è stato questo inizio e qua arriva un cambio, magari c'è stato un inizio comunicativo, un nuovo inizio o la ripresa di una connessione. Adesso arriva un cambio nel fare dei piani insieme e bisogna trovare il coraggio per farli. O c'è stata la mancanza di coraggio nel fare questi piani, una responsabilità in più. Per altre invece sta arrivando questa cosa, ve lo dico. Vediamo un po', settembre 2024, bilancia, 4 di spade, 8 di denari, il carro,
Entro fine mese arriva questa cosa, fine settembre. Allora qua c'è una persona che si vuole impegnare assolutamente nel far funzionare le cose. 8 di denari che mi parla dell'impegno, nel mandare avanti o nel venire da te, nello spostarsi a te, nel fare dei piani insieme e spostarsi verso di te, o nell'impegnarsi, far funzionare le cose, nel mandare avanti la relazione, nel farla andare senza ostacoli, assolutamente, assolutamente. Tra te e questa persona ci può essere in questo momento una mancanza, un silenzio, una mancanza di coraggio ad agire in questi termini, ma lo farà. A fine mese, credo. Perché qua questi denari mi mettono molto in considerazione il fatto che ci possono essere questioni di distanza e di lavoro che vanno a inficiare un po'. Se già conosci una persona e sei insieme a una persona, c'era un po' la mancanza di coraggio a impegnarsi a mandare avanti la relazione e a fare dei piani insieme. Però lo farà, ci sarà qua. Se invece sei single, io qua vedo che puoi conoscere una persona se in un posto di lavoro per alcuni di voi, o lavorate insieme, oppure in una trasferta di lavoro tu conosci questa persona, oppure state lavorando insieme per un progetto, o lavorerete insieme per un progetto o per qualcosa. E vedo che la relazione parte spedita. Però voglio chiarirmi adesso questa forza. Bene, vediamo un po' cosa ci aggiungono i miei tarocchi o cosa ci confermano. Qua abbiamo il segno del leone, anche del cancro. Vediamo. Allora, energia attuale per le mie ragazze e i miei ragazzi della bilancia con la ruota. 9 di bastoni. Ti vedo un po' stanca attualmente, un po' stanco, un po' sulla difensiva. Vediamo il 3 di denari al positivo. 4 di coppe. Alcuni di voi rifiutate delle opportunità che avete già avuto perché arriva una persona con la quale tutto andrà bene. Diciamo che se eravate insoddisfatte perché una persona non poteva impegnarsi di più con te, fare dei piani insieme, questa persona lo farà. E sì, lo farà. Se avevate delle opzioni, ti vedo un po' stanca perché o stanco hai avuto queste opzioni, ma diciamo che non ti hanno dato quella molla lì. Invece qua arriva qualcuno che ti dà quella molla. Vediamo la forza al blocco. L'asso di coppe. Alcuni di voi dite di no a una situazione o una connessione, perché qua arriva qualcos'altro di meglio. L'asso di oppure qua c'è la circostanza da parte di una persona che non ha avuto il coraggio di dire sì a un'opportunità e impegnarsi, e questo ti ha fatto un po' demotivare, no? Però qua c'è questa cosa, cioè dà questa possibilità a questa persona. Re di denari, magari una persona che non si voleva impegnare o era già impegnata. Se questo è il vostro caso, mettete fermo con questa persona e qua arriva una persona nuova. Per alcuni di voi, vediamo bastoni, asso di spade. Asso di spade, qua avete avuto comunicazioni. 8 di coppe. Molti di voi hanno comunicato a questa persona che se ne sono andate mettendo le difese a questa persona. Avete detto a questa persona che vi volevate allontanare e vi siete allontanate. O avete lasciato andare una connessione con chiarezza di idee. Perché o questa persona non si impegnava, non aveva il coraggio, adesso state sulla difensiva. Però qua tutto cambia, ti dico. O arriva la stessa persona o una persona nuova. Vediamo un po' il 4 di spade. Settembre 2024, bilancia. 7 di coppe. Qua io vi vedo pensare, vi vedo prendervi il vostro tempo. 8 di denari. Vedi che ti ho detto, asso di denari. Qua c'è una persona che vuole impegnarsi seriamente in qualcosa e far funzionare le cose, mandarle avanti, il carro. Assolutamente sì. Può essere un viaggio, uno spostamento, può essere che lavorate insieme. Il carro, per favore, il carro. L'imperatrice, che ti ho detto? Lo sapevo! Arriva una persona che sa darti ciò che meriti e mette impegno, sforzo. Può essere che tu hai dato un ultimatum a qualcuno nel passato, qua arriva un cambio, il fatto che tu stai sulla difensiva, non sai cosa pensare di questa persona, vedi che arriva questa persona e ti dà ciò che meriti. All'inizio può essere che tu
rifiuti questa opportunità, invece dopo gliela darai questa opportunità. Oppure tu rifiuti tutte le opportunità inconsistenti che non ti soddisfano, che non ti danno, dove non trovi coraggio dell'altra persona di impegnarsi. Invece qua arriva qualcosa di grande spessore, ok? Forte il segno dell'imperatrice, dell'imperatrice, del toro, è una stesa bomba, eh? Vediamo cosa ti dirà questa persona. Io credo che questo si manifesti a fine mese, però. Sì. Cosa ti dirà questa persona? Amore, non ti ho mai dimenticata. Se mai ti dicessi il contrario, non dovresti credermi. Per alcuni di voi è la stessa persona che vi ha detto che vi ha dimenticate. E qua farà di tutto, eh? Te lo dico. Per altre invece è l'amore che rientra nella tua vita. Cos'altro ti dirà questa persona? Vedi? Sto pensando di regalarti un anello. Vedi, l'anello cos'è? Il compimento e l'impegno. E te l'ho detto prima qua, l'asso di denari ha a che fare un po' con l'anello, no? Ok, cos'altro ti dirà questa persona? Sono scappato per paura che mi lasciassi. Per molti di voi c'è una persona che è scappata per paura che la lasciavate, perché quando esce un'imperatrice, spesso davanti a un'imperatrice, anche se l'imperatrice stessa ne è inconsapevole, non ci si sente degni dell'abbondanza e della prosperità, di conseguenza si scappa perché è come se si contraesse una sorta di debito. Cosa voglio dire questa cosa? Che quando l'imperatrice ti dà, anche se tu non ti rendi conto di essere imperatrice, anche imperatore se sei uomo, e tu dai a qualcuno, tu però non ti rendi conto di essere imperatrice. Allora questo qualcuno che fa? Scappa, perché non si sente degno di quello che dai anche se a te sembra poco. Perché è la tua essenza che pervade l'altro, mi spiego? Per alcuni è una persona che è scappata e a fine mese ve lo ritrovate con il bozzolone qua. Per altri invece è una persona completamente nuova, eh? Vedo che rifiutate delle opzioni, a fine mese vi rendete conto che c'è una persona che investe proprio su di voi. Ok ragazze mie e ragazzi, poi a voi la scelta ovviamente, vediamo un po' cosa ti dice l'ultima carta di Rider Waite. L'eremita, vedi, ci vai cauta qua, ci vai cauta. Alcuni di voi stanno pensando a una persona del passato e qua arriva una persona nuova che ti dà ciò che meriti. Altri una persona che arriva del passato. Per altre sei tu che vai cauta cauta o cauto cauto. Guarda, asso di coppe, ci vai cauta cauta nel vedere se hai il coraggio anche tu, no? Di realizzare qualcosa con questa persona oppure cauta cauta, mi dicono. Ok ragazze mie, vediamo un po' cos'altro ti dice l'oracolo. Il giardino di Venere, riposo e rinnovamento. Sì, mi dice questa carta che ci sarà un momento di riposo per te dove prenderai le giuste decisioni, ti prenderai cura di te stessa in modo tale da poter prendere le giuste decisioni. E poi Venere è proprio la carta dell'amore, no? Che domina la bilancia, quindi ti vedo nel pieno del tuo potere in questo mese. L'accordo, contratto sacro. Qua ci sono degli accordi animici con questa persona o con le persone coinvolte. Questi contratti animici hanno a che fare con l'adempimento del karma, ricordiamo la prima carta. Quindi la domanda è: come scegli di approcciare alle emozioni che ti arrivano tramite questa persona o le persone? Queste emozioni sono dei. Allora questo è il mese in cui tu hai la possibilità di recidere un karma, di dire di sì al karma e prenderne la forza, quindi dire sì alle tue emozioni, di qualsiasi natura siano, e prenderne la forza. Va bene? Contratto e anche qua sto pensando di regalarti un anello che ha a che fare con qualcosa di più importante, non una persona che si vuole impegnare con te, va bene? Wow, ragazze mie ragazzi, stesa magnifica. Detto questo io concludo qui, vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che Dio vi benedica. Mua!